Oggi un piatto estivo, è semplice e gustoso, ma al tempo stesso saporito e nutriente. Ecco la mia insalata di riso. Certo, l'insalata di riso è talmente semplice che magari non ci vorrebbe un video, però io vi faccio vedere come a me piace mangiarla, come io la preparo. Oltre al riso, che deve essere per forza un riso parboiled che mantiene bene la cottura, io impiego due tipi diversi di olive, pomodorini datterini che io lascio interi così che il riso non si tinge. Poi andiamo a mettere ancora dei carciofini, la giardiniera, che sono delle verdure tagliate a julienne messe sotto aceto, e c'è la carota, c'è il peperone, c'è il sedano rapa, insomma è molto saporita, delle cipolline sotto aceto e il tonno. Il tonno che io impiego è il tonno sott'olio, mi piace di più, però volendo si può anche utilizzare il tonno al naturale. E poi va messa la maionese. Io qui impiego la maionese fatta in casa, però volendo si può utilizzare anche quella già bella e pronta. Questo è il risultato, veramente invitante, lo possiamo portare con noi quando andiamo fuori porta, alla spiaggia, lo possiamo tenere in frigo e tenerlo quindi pronto per quando vogliamo mangiare. Naturalmente fa caldo, quindi un piatto fresco è sicuramente da preferire. Io preparo sempre una quantità minima di maionese, questo perché la voglio consumare in un tempo molto breve. La tengo in frigo quando mi avanza massimo per 2-3 giorni. Utilizzo i tuorli d'uovo. Metto i tuorli d'uovo in un vasetto di vetro e subito aggiungo un cucchiaino di senape. Con la frusta incomincio a frullare. E ora continuiamo a frullare mettendo l'olio a filo. Aggiungiamo il limone, ne basta un cucchiaio, però se vi piace con più sapore di limone potete metterne anche un pochino in più, naturalmente ci vorrà ancora un pochino più di olio. Un'ultima cosa importante è che quando noi mettiamo le uova devono essere a temperatura ambiente. Se mettete l'uovo preso dal frigorifero, quindi freddo, avrete molta ma molta difficoltà a fare la maionese. Per il resto, eccola qui. Mettiamo sul fuoco dell'acqua bollente, un pizzico di sale e mettiamo a cuocere il riso. Io qui utilizzo il riso parboiled. Si presenta come un riso giallo con la grana lunga. La cottura del riso deve essere al dente. Non vi posso dare dei tempi precisi di cottura perché ogni marca di riso ha una cottura diversa. Quando lo togliamo dal fuoco lo dobbiamo colare e passare sotto un getto di acqua fredda, questo appunto per fermare la cottura. Mettiamo in una ciotola capiente e mettiamo un goccino di olio. Il riso si è perfettamente raffreddato, adesso uniamo gli altri ingredienti e incomincio con i carciofini. Questi sono dei carciofini sott'olio che ho comprato così al supermercato. Li vado a tagliare in pezzettini piccoli. E li unisco al riso. I
pomodori datterini che vado a mettere sono veramente molto piccoli. Se non riuscite a trovare questi piccoli piccoli, potete utilizzare anche dei pomodori più grandi, ma li dovete tagliare. Io invece questi li vado a mettere interi, in questo modo il succo del pomodoro non mi va a tingere il riso. Aggiungiamo anche le cipolline, queste sono delle cipolline sott'aceto, sono deliziose. Uniamo la giardiniera, anche questa è sott'aceto. Il tonno, io impiego il tonno in olio extravergine di oliva, sono i filetti di tonno sott'olio, però c'è anche il tonno al naturale, se piace si può utilizzare anche il tonno al naturale. E lo andiamo a sminuzzare. Le olive bianche vanno denocciolate, così tagliandole con il coltello. Per quanto riguarda le olive nere, ho un metodo molto rapido per eliminare il nocciolo. Utilizziamo un batticarne e ci diamo una botta. Facendo in questo modo è molto semplice. Via il nocciolo e li dividiamo a metà. Ultimo ingrediente è la maionese. A me piace farla in casa, però anche quella che si compra va più che bene. E mescoliamo. Mescoliamo bene tutto e abbiamo già finito.